Perché c'è l'assolo di chitarra e viene inquadrato il bassista? Perché? No, perché? Ciao chitarristi, benvenuti nell'8º episodio del Diamoci un tono. Oggi commento i vostri suoni blues. Lasciate un bel like se il format vi piace e supportatelo. Iscrivetevi al canale con la campanella e mi raccomando, ditemi su chi volete fare le prossime puntate. Ora ci godiamo quello che mi avete mandato e poi faccio la stessa identica cosa anche io. Ciao Ale, mi chiamo Luciano. Per questo Diamoci un tono ho deciso di portare Robben Ford, l'assolo di Help the Poor. Ho scelto Robben Ford perché è chitarrista blues con influenze jazzistiche. Ho usato l'Archetype Nolly e questa Epiphone Les Paul Modern. Perfetto, direi che ti ascolto. Allora, Robben Ford piace un sacchissimo, ma di brutto anche a me. Poi vedete. Mi piace un sacco anche che usi quella Les Paul Modern, anche solo il colore è uno spettacolo. C'è solo una roba, ma è una cosa gusto personale mio. L'avrei suonato tantissimo con il pick up al ponte e non con quello al manico. Questa è una roba solo mia, cioè siete liberissimi di dire no, 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 oppure sì, sì, sì. Tra l'altro hai beccato uno che è perfetto per questo video. Infatti vi avevo chiesto di scegliere un chitarrista blues e motivare il perché avete scelto quel chitarrista. In questo caso è perfetto perché fonde insieme due generi musicali, possiamo dire. Il blues, ma con tantissime influenze jazz e fusion. Spettacolo. Ciao Ale, ciao ragazzi di Shaperton. Per il Diamoci un tono di questo mese ho deciso di mandare delle clip di uno spettacolo dal vivo che ho fatto con il trio Junkie Beat, una canzone di Hendrix, Red House. Uso la mia fedele Stratocaster del 91, principalmente pick up al manico, per una parte del solo uso il pick up al ponte e accordate in mi bemolle, ovviamente per fare Hendrix, il fuzz di Formula B e il boost per gli assoli. Comunque il suono, nonostante il fuzz fosse molto alto, lo regolavo sempre sul momento con il potenziometro della chitarra. Ho usato il Nux Atlantic, che è un delay e riverbero insieme, solamente la parte del delay. L'amplificatore che ho usato è questo Fender Tweed Deluxe, ha un cono alnico blu della Vox. Questa cosa gli dà una caratteristica un pochino più mediosa che secondo me aiuta a avvicinarsi un po' alle sonorità Vox e Marshall, anche a seconda di come viene settato il tono. Che spettacolo che adesso mi mandate anche le vostre clip mentre suonate dal vivo. Bellissimo, voglio sentire, vai. Canti anche. Stupendo, cioè già solo il fatto che suoni e canti non me l'aspettavo sinceramente, giuro. E poi comunque tutto sommato si sente anche bene. Cioè, alla fine, ascoltando questo video, come l'ho detto, ascoltando questo, si percepisce perfettamente il carattere del suono. Stratocaster, il fuzz con il volume abbassato, come hai detto tu, e cioè, più di così cosa vuoi far passare del tuo suono? Si sente benissimo. Ora inizia solo. Perché c'è l'assolo di chitarra e viene inquadrato il bassista? Perché? No, perché? Oh, ok. Spettacolo.
Comunque anche solo il fatto che venga dato spazio live a questo tipo di musica già è tanta roba. In più se viene anche suonata bene, direi super. Ora è il turno di Riccardo che mi scrive che suona da 6 anni. Si è interrotto ma ha ricominciato da 2 anni. E io a guardarlo però mi chiedo, hai avuto il tempo di vivere in mezzo? Perché mi sembri giovanissimo. Come hai fatto a suonare per così tanto tempo? Avere il tempo di fermarti e poi ricominciare. Ci tengo a precisare che stai facendo già tantissimo di più rispetto a quello che facevo io alla probabile tua età, quella che immagino sia la tua età. Ma poi stai fissando la camera, come fai a suonare senza guardare? Io se non fissavo le mani non riuscivo a suonare. Pure il cambio di pick-up. No, ci sta tantissimo, giovanissimo e suoni già così. È sempre uno spettacolo vedere clip di ragazzini così giovani che già suonano, hanno le idee chiare su cosa gli piace, in questo caso il blues. Tanta roba, il futuro della chitarra comunque c'è. Ciao Alessandro e ciao a tutti gli amici di Shape Your Tone. Per il Diamoci un tono di aprile ho scelto come chitarrista blues Joe Bonamassa. Partiamo dalla chitarra, ovviamente una simile Les Paul, in realtà questa è una Guild Bluesbird. Entro all'interno di un Tube Screamer, un overdrive per boostare un po' il suono dell'amplificatore. Mi sono affidato alla simulazione dello Strymon Iridium, simula un Fender Deluxe e la sua relativa cassa 1x12. Ho bypassato modulazioni che Bonamassa utilizza nei live, come ad esempio il delay, perché volevo ottenere un suono più simile a quello del disco, e di conseguenza a fine catena ho soltanto un riverbero di tipo room per avere un effetto di studio di registrazione di un amplificatore che si trova a pochi passi da noi. Ok, tanta roba che hai usato Iridium, mi è sempre piaciuto un sacco anche a me, voglio sentire, vai. Allora, come distorsione l'ascolto e ti dico sì, mi ricorda tantissimo Bonamassa perché ha quella distorsione un pochino più rock, acida, e ci sta tantissimo. Però ti dico anche che io personalmente Joe Bonamassa versione studio lo ascolto davvero poco perché preferisco tantissimo le versioni live di qualsiasi cosa abbia mai fatto lui. Stupendo, cioè proprio lo stile di Bonamassa influenzato dagli altri chitarristi. Tutti i chitarristi blues qua ci sono, ma con un sound un pochino più rock, tanta roba. Quella guild lì mi interessa tantissimo, sono super curioso di provarla. Facciamo così, dimmi qui sotto nei commenti come ti trovi, cosa ti piace di quella chitarra e perché dovrei provarla. Passiamo al prossimo. Ciao Ale, ciao amici di Shape Your Tone. Ho scelto come artista il grande Eric Clapton, un brano dove è un cameo, lui fa la parte solista e la parte di chitarra distorta su un brano di Phil Collins. Il brano si basa su una pentatonica blues, ho utilizzato la mia Epiphone, questa qua, una Sheraton 2, perché anche se lui utilizza principalmente una Stratocaster, nel video utilizza una Gibson, e quindi io un po' per rifare un po' il tema del video ho usato questa che si assomiglia. Ok, fammi sentire. Ok, il suono è azzeccato con il mix, poi tra l'altro l'hai messo nel mix del brano in maniera perfetta, direi. Sia con gli effetti è tutto regolato giusto, insomma il mood del pezzo è rispettato, è spettacolo.
Ma canti anche, non lo so, diamoci un tono sui cantanti tra un attimo. Manca solo che arrivano le one man band e abbiamo tutto. Giuro, se qualcuno arriva fa un video di quelli con la cassa sulla schiena, con i piatti e poi anche la chitarra che si muovono, chiudo il canale. Stupendo. All this time I stay out of sight. I started wondering why. Per botta e risposta, voce e chitarra. Ooh, yes, I wish you would rain down on me. Tra l'altro mi è appena venuto in mente, avevi mandato anche un Diamoci un tono per i Metallica con Nothing Else Matter e avevi fatto la stessa cosa, mi ricordo perché l'abbiamo sentito su Twitch tutti insieme, il solo con anche la parte cantata. Ciao. Ooh, yes, I wish you would rain down on me now. Ooh, yes, I wish you would rain down on me. Ooh, yes, I wish you would rain on me. You E say io di cose così ne vorrei ricevere di più, sempre di più perché sono bellissime. Ok, ora tocca a me però. Prometto che non canto, giuro, perché sennò chiudete il video ieri. Ho un paio di cose da farvi sentire. Intanto uso due chitarre. Una è una bella chitarra, l'altra è un po' però ai ragazzi di Musical Store 2005 non gliene facciamo una colpa. Anzi, facciamo così, datemi una mano voi. Guardate il link in descrizione, cliccate e aiutatemi a cercare la chitarra perfetta per me sul loro sito. Vi aspetto, Per il primo suonato utilizzo lei, un'Ibanez AZ super moderna e quindi già potreste capire verso che direzione stiamo andando. Una delle mie influenze blues, per uscire un po' dai soliti nomi che hanno influenzato diciamo tutti, è sicuramente Andy Timmons. Lui ha un playing assurdo con tutte queste influenze un po' hendrixiane che sono uno spettacolo. E ovviamente il suo brano che ho voluto studiare dal primo giorno che l'ho sentito è sicuramente Electric Gypsy. Per il secondo suonato invece ho utilizzato purtroppo lei. Sicuramente ve la ricordate dal Diamoci un tono di David Gilmour e tra l'altro se volete recuperare tutti Diamoci un tono io vi lascio qui sopra la playlist completa con tutti gli episodi, tutti i partecipanti, andate, guardatela e insultate tutti, tranne me però mi raccomando. Comunque un tassello super importante per me è stato invece Robben Ford, per un approccio al blues completamente nuovo. Nel mio percorso di studi è stato diciamo fondamentale, soprattutto con il brano Help the Poor, ed ecco perché prima vi ho detto che anche a me piace un sacco Robben Ford. Con quel brano il mio modo di suonare posso dire che ha fatto un salto in avanti. Mi sono divertito troppo a studiarlo e continuo ancora oggi a divertirmi studiandolo e imparando sempre qualcosa di nuovo.
Ora, il tema per il prossimo Diamoci un tono è il metal. Raga, ci sfoghiamo. Quindi, mi raccomando, tutti i chitarristi sconosciuti, super di nicchia che conoscete solo voi, ecco, questo è il momento per farli conoscere a tutti. Però se anche volete mandare qualcosa dai Metallica va bene lo stesso. Inviatemi 2 video. Uno in cui spiegate tutto quello che avete fatto, un po' come avete visto fare agli altri ragazzi in questo video, e nell'altro video invece semplicemente suonate quello che volete. Inviate tutto a questa mail entro e non oltre questa data. Ma comunque trovate anche tutta la lista delle istruzioni. Mi si è buggato il cervello. Trovate tutte le istruzioni qui sotto in descrizione. Se vuoi recuperare gli altri episodi del Diamoci un tono ma non sai da dove partire, io ti consiglio di iniziare da qui. Come sempre mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti al canale con la campanella, e noi come sempre ci vediamo settimana prossima con un video vecchio.